Finalmente Apple Intelligence è arrivato anche in Italia, è arrivato anche in italiano, ci sono un sacco di premesse da fare, al momento, fossi in voi, non starei a provarlo ed è proprio il motivo per cui dopo 48 ore di utilizzo vi racconto che cosa può fare Apple Intelligence in Italia e in italiano, vi racconto quali dispositivi avranno Apple Intelligence e come installarlo, ma soprattutto, secondo me, la parte più interessante sono tutta una serie di considerazioni che mi sono sorte dopo appunto 2 giorni di utilizzo dell'intelligenza artificiale di Apple e che faremo a fine video. Come sempre, se volete supportarci, quello che potete fare è iscrivervi al nostro canale, attivare la campanella delle notifiche e noi iniziamo. Partiamo da un concetto. Apple Intelligence non è Siri, Siri non è Apple Intelligence, ma molte delle funzioni di Apple Intelligence si possono attivare tramite Siri o sono all'interno dell'utilizzo di Siri. Come si utilizza Siri? Ovviamente con un classicissimo Hey Siri, secondo tentativo, meglio di niente, oppure tenendo premuto il tasto di accensione, che ormai possiamo tranquillamente chiamare tasto Siri. Queste sono le due modalità per richiamare Siri, non quelle due uniche per richiamare Apple Intelligence, poi vedremo. Siri è diventato più intelligente? Sì, un pochino. Ecco, questa volta invece si è svegliata anche quando non doveva, ha una nuova bellissima animazione, diciamo che è leggermente più intelligente, si possono concatenare un paio di domande. Che tempo farà domani a New York? E la prossima settimana? E domani l'altro? Vedete, la sua intelligenza insomma, è dove sta, anche perché non capisco perché Albany e non la città di New York. La verità è che Siri è quella di sempre. Io non farei troppo affidamento a Siri, non mi concentrerei troppo su Siri perché non è questo veramente che ci interessa. La cosa interessante è che gestisce molto meglio le esitazioni, quindi se esitate un po' mentre parlate, lui non è che va avanti, ma vi aspetta nel momento in cui poi andate davvero a formulare la vostra frase. Il nuovo Siri arriverà, c'è un nuovo Siri in arrivo, non è questo il nuovo Siri, non è questo il momento di parlarne. Una cosa interessante, una novità introdotta è che se non volete o non potete parlare a Siri, adesso potete fare un doppio tap nella parte bassa ed ecco qua che potete chiedere a Siri e lui andrà a rispondervi ovviamente nel solito modo di sempre, eccolo qua su. Quindi questa è una novità molto interessante, ovviamente non è limitato a Siri. Perché? Perché quello che vedremo è che Siri può espandere le sue funzionalità andando a interagire con ChatGPT. Prima di parlare di ChatGPT vado nelle impostazioni dello smartphone a farvi vedere che c'è una nuova voce che è Apple Intelligence e Siri, comunque le due voci sono accorpate, quindi ovviamente sono molto connesse fra loro. Quello che vi volevo mostrare è la voce ChatGPT. Perché? Perché quello che vi fa vedere è che non ho ChatGPT installato, non sono loggato con ChatGPT, c'è un limite giornaliero che non vi hanno indicato ma che esiste, e poi qui c'è la necessità di andare a confermare il fatto che si va a utilizzare ChatGPT. Altrimenti potete disattivare questa opzione e quello che succede è che non vi chiederà più la conferma di utilizzare ChatGPT. Potrete anche disabilitare completamente l'utilizzo di ChatGPT. Questo è appunto sono i primi passaggi, potete disabilitare l'opzione perché lui vi chieda di utilizzare ChatGPT. Noi lo lasciamo attivo semplicemente perché vi mostro come funziona. Inventa una storia su un gatto che ama guidare auto sportive. Per scrivere ciò che mi hai chiesto devo usare ChatGPT. Procedere, uso ChatGPT e lui in pochi istanti andrà a creare quello che io ho chiesto, proprio come se voi stesse utilizzando ChatGPT standard. Accorcia la storia. In questo caso, probabilmente ammetto che forse è anche un po' confuso dal fatto che io comunque continuo a parlare con voi al termine di questo comando, qui potete copiare quello che lui ha generato e tappando altrove invece lui va a chiudersi. Questo è molto interessante. Rispetto all'utilizzo di ChatGPT standard, la grande
comodità, se vogliamo, che vi dà Apple è che non dovete loggarvi, non dovete registrarvi a ChatGPT, quello che voi farete non viene utilizzato per addestrare ChatGPT, cosa che invece non è possibile di base, di default, nella versione gratuita di ChatGPT, quindi in quel caso lì invece verrebbe utilizzato per addestrare ChatGPT. Questo è interessante dal punto di vista della privacy, quindi Apple ha stretto questo accordo, probabilmente sta pagando una sorta di account premium al vostro posto, ma se avete un vostro account e volete la cronologia di tutto quello che chiedete a ChatGPT, potete tranquillamente fare l'accesso. C'è anche un tasto molto curioso per fare l'upgrade al Plus direttamente qui dal menu delle impostazioni. Voglio un po' stressare il fatto che secondo me questa integrazione con ChatGPT, che ad oggi secondo me è lo strumento di intelligenza artificiale generativa più utilizzato del mondo, non si fermi all'interazione con Siri, ma possa essere utilizzato in praticamente quasi ogni contesto del vostro smartphone. Questo è molto interessante. Intanto vi dico che non è necessario fare una domanda e capire se poi Siri non riesce a rispondere e interviene ChatGPT, ma potete proprio evocarlo. Ehi Siri, chiedi a ChatGPT quali sono le cose più interessanti da vedere a Firenze. In questo modo, vedete, bypassa il passaggio in cui lui deve capire se può rispondere o meno e va direttamente a darvi la risposta di ChatGPT. Quindi, in sostanza, vi state portando a casa una versione, non dico plus di ChatGPT, ma una sorta di via di mezzo gratuitamente integrata all'interno dello smartphone e secondo me non sparirà prestissimo perché questi non sono accordi che le aziende fanno per poi dismetterli poco dopo. Oltre a questo, vi faccio vedere che, vabbè, ora sono nella mail, ci sarebbe il tasto riassumi che va a utilizzare le funzionalità native di Apple Intelligence per riassumere la mail e per farlo ragionevolmente localmente, ma non era quello che vi volevo far vedere. Vabbè, ve lo faccio vedere. Va bene, il riepilogo non riflette completamente. Va bene, ok. Ma vi faccio vedere un'altra cosa. Vi faccio vedere che... Ehi Siri, chiedi a ChatGPT di riassumere questa email. Che ChatGPT qui vi chiede di mandare uno screenshot a ChatGPT, io non gli voglio mandare uno screenshot ma gli voglio mandare tutta la mail e lui andrà a elaborare questa mail. Attenzione, è molto interessante perché questa cosa funziona per esempio, questa è una mail in HTML. Ho provato con un'altra mail che non avesse un contenuto particolarmente strano e ha funzionato per quanto riguarda il riassunto. Quindi potete comunque, se avete anche un PDF complesso, per esempio, sul vostro schermo, caricarlo in questo modo, semplicemente chiedendolo a Siri, e lui lo andrà ad analizzare. Questo è molto interessante. Passiamo però a Apple Intelligence nuda e cruda, quindi l'intelligenza artificiale di Apple che funziona in locale oppure funziona in cloud con un cloud privato. Non c'è modo di capire se sia in locale o sia in cloud privato, l'unico modo sarebbe mettere il telefono in modalità aereo e testare le singole funzioni, questo è quello che potete fare appunto anche voi. Questa appunto è un'intelligenza artificiale pensata per funzionare o sul dispositivo oppure per sfruttare un cloud che è completamente privato, che non va mai a salvare i vostri dati, che semplicemente li elabora e poi ve li restituisce. Vi parlo degli strumenti di scrittura che sono disponibili o in questo caso per esempio nell'app Note c'è un tastino che va ad aprire gli strumenti di scrittura, ma anche se io non fossi nell'app Note posso comunque selezionare del testo e qui appare, intanto appaiono dei comandi rapidi che mi suggerisce di fare qualcosa, ma appare un tastino per gli strumenti di scrittura e vedete che sono esattamente gli stessi. Nelle note in questo caso c'è un tastino per elaborare tutto il testo, ma altrimenti potete tranquillamente andare a selezionare il testo in qualsiasi applicazione voi siate e andare a utilizzare questi strumenti di scrittura appunto che appaiono sul tastino della tastiera, se utilizzate la tastiera di Apple ovviamente. Le opzioni sono rivedi, riscrivi, che sono le due più importanti. Rivedi cosa fa? Va a leggere quello che avete scritto, in questo caso soltanto una selezione, e vi suggerisce, vediamo magari di elaborare tutto il testo, così gli facciamo fare anche qualcosa di un pochino più complesso, perché non reagisce esattamente allo stesso modo. Devo dire che sui testi complessi ci mette un po' di più. Avete visto questa animazione? Se io scorro è probabile, vedete, che sotto stia ancora elaborando e fa questo effetto un po' confuso. Allora, ha finito e vi fa vedere quali sono queste modifiche, vi fa vedere che manca una virgola, vi fa vedere che libera da
non è un'espressione magari perfetta e ve ne suggerisce un'altra, ci sono dei glitch, lo vedete palesemente, ci sono ancora dei glitch, ma vi permette appunto di andare a trovare degli errori non solo ortografici, che magari vi avrebbe comunque mostrato, ma proprio magari di sintassi o di fluidità del testo. Riscrivi invece sostanzialmente non va a darvi tante opzioni, ma semplicemente vi riscrive quello che voi avete scritto nel modo che lui ritiene essere quello migliore. Le differenze di solito sono minime, semplicemente lui va a darvi un testo che ritiene essere migliore rispetto a quello che avete fatto voi. O ripristinate, oppure riscrivete di nuovo, oppure fine e accettate la modifica che lui ha fatto. Potete scrivere in tono più amichevole, in tono più professionale, in un tono più conciso, oppure chiedergli di fare una modifica diversa, più ironico. E poi magari vedremo, capiremo leggendocelo con calma se ha davvero fatto questa modifica che io gli sto chiedendo. Fatto sta, ha raggiunto l'impossibile, ha integrato, un vero e proprio miracolo la tecnologia moderna. Era difficile fare veramente ironico quel pezzo, però insomma lui in qualche modo un po' ci ha provato. Oltre a questo possiamo andare a trasformare questo pezzo nel suo riepilogo, in dei punti chiave, in un elenco o in una tabella. Devo dire che per quanto riguarda le tabelle, se io per esempio vado a prendere qualcosa che sia più una specifica, per esempio questo, devo dire che funziona. Non è chiarissimo qui perché non ho specificato quale di queste specifiche erano cosa, erano i 3 Galaxy S25, quindi è un po' difficile, ma l'ho trovato molto interessante perché ho buttato giù le informazioni così, vedete lui non sa quali sono i 3 modelli, ma ha separato gli schermi, i chipset, ha capito che erano chipset, io non l'avevo specificato, le RAM, l'archiviazione, eccetera, eccetera, e me li ha divisi perché ha capito che parlavo di 3 prodotti diversi, veramente, veramente molto, molto ben fatto. Questi strumenti di scrittura sono secondo me la funzionalità più interessante di tutte, ma oltre a questo, qua sotto c'è uno scrivi che va a invocare ChatGPT, un racconto per bambini che parla di un gatto che ama le auto sportive e che vuole vincere il campionato sportivo di gatti che guidano. E lui va a generare un testo. Ovviamente potete generarlo non per forza sul nulla, potete integrarlo all'interno di una nota, di un testo che avete già, potete ovviamente, vedete, vi dà dei suggerimenti su come, su che cosa potete andare a modificare, includere una lezione morale alla fine. Beh, questo è bello perché è un racconto per bambini, quindi ci sta, non l'ho neanche letto, in questo momento state vedendo, ma è veramente molto completo, molto utile. Secondo me queste sono sicuramente al momento, ad oggi, le, funzionalità non solo le più interessanti, ce ne sono altre molto interessanti, ma forse quelle più efficaci anche. In termini di testo nel browser, se andiamo in modalità lettura, se vado su mostra modalità lettura, c'è un'opzione di riassunto, quindi posso riassumere le cose che sto leggendo, in questo caso riporta anche il nome dell'autore, cioè me stesso medesimo, e poi ancora nelle mail ci sono i riassunti, ve l'ho fatti vedere, ci sono anche i messaggi, e in messaggi ci sono anche delle risposte predefinite. Andiamo in un altro tipo di AI generativa, che è quello di Image Playground. Image Playground vi permette di creare qualcosa, per esempio io posso andare qui a scegliere una foto, scelgo la mia foto, un selfie che mi sono scattato apposta e voglio essere un pilota di auto da corsa. In questo caso lui va a generare una foto, che sono io, e poi se scorrete vi dà anche delle alternative. Se poi andate qui potete aggiungere dei temi, dei costumi, degli accessori, dei luoghi, quindi in questo caso un pilota da corsa all'interno di una città. Aggiungo il fatto, e quindi eccomi qua, dopo un istante vi mostra l'immagine completa. Se andate qui potete scrivere altro, per esempio occhiali da sole, vabbè me li sta addirittura suggerendo lui, e va ad aggiungere cose, ma potete appunto crearne altre. Sono simpatiche, avete intravisto prima che era possibile anche scegliere degli stili leggermente diversi, non animazione ma anche illustrazione e disegno, e non per forza dovete andare a caricare una vostra foto, quindi potete anche tranquillamente, vedete, andare a generare delle immagini. Qui in questo caso ha creato un casco con degli occhiali da sole, quindi andiamo magari, ripartiamo dall'inizio con qualcosa di un po' più, per esempio il famoso
gatto che guida un'auto sportiva rossa. E lui va a generare, avevo già generata una in precedenza, eccolo qua, questo è praticamente Nian che guida una MX-5, non so come ha fatto, mi ha letto nel pensiero, e anche qui ovviamente potete creare un ambiente festoso, eccetera, eccetera. È una cosa, diciamo, simpatica, non indispensabile, però serve anche un po' a mostrare le potenzialità dell'intelligenza artificiale. In termini di AI generativa di immagini ci sono poi le Genmoji, quindi delle emoji che create da voi, quindi per esempio un cane con un cappello da clown o da cowboy, era bello anche un'idea da cowboy, va bene, ci prendiamo il cane con il cappello da clown, eccolo qua, anche in questo caso lui crea più di un'alternativa, anche se spesso vi garantisco che sono estremamente simili, qui cambia solo di pochissimo il cappellino, mi piace questo cagnolino e lo possiamo mandare come sticker nelle applicazioni che lo supportano, oppure come Genmoji vera e propria nell'applicazione messaggi. Altra cosa simpatica, e poi ve li ritrovate anche qui fra quelli che avete generato. Una grande novità secondo me di Apple Intelligence, che però posso dirvi in queste 48 ore, anche qualcosa in più di utilizzo, non sono riuscito a testare davvero, perché secondo me forse ha bisogno di un po' di tempo per imparare, sinceramente non ho idea, riguardano le notifiche. Questo è molto interessante perché vi permette di raggruppare automaticamente le notifiche, date voi il permesso di quale app debba raggruppare le notifiche, ma non solo raggruppare, riepilogare le notifiche, quindi una notifica che vi riepiloga le cose che dovete sapere per quanto riguarda quell'applicazione. E poi questo disabilitato di default, ma lo potete abilitare voi, la divisione fra notifiche principali e notifiche prioritarie, una cosa che Apple aveva già cercato un po' di fare cambiando il suo pannello delle notifiche, ma che secondo me non ce l'ha mai riuscita davvero. Questo dovrebbe risolvere, però probabilmente dobbiamo riparlarne un pochino più avanti perché, devo essere sincero, non l'ho visto funzionare particolarmente in questi primi giorni, forse deve un po' apprendere, deve ricevere più notifiche. In tal senso vi mostro anche meno interruzioni, che è una nuova funzionalità che riguarda proprio l'intelligenza artificiale di Apple, Apple Intelligence. Meno interruzioni, è basato su Apple Intelligence e dovrebbe appunto capire proprio cosa dovrebbe o cosa non dovrebbe disturbarvi quando lo attivate senza stare troppo voi a spiegarglielo. Ovviamente potete mettere delle eccezioni per far sì che non si prenda delle libertà che non dovrebbe prendersi, magari non facendo squillare una chiamata dal vostro capo, però lui dovrebbe fare tutto in automatico senza che voi dobbiate sostanzialmente creare 1000 profili diversi per la modalità di full immersion. Parliamo adesso di immagini, immagini intese come scatto di foto. Qui abbiamo adesso il tasto camera control, se lo teniamo premuto avvia non la fotocamera ma sostanzialmente la modalità di scatto di Apple Intelligence. In sostanza fa due cose: potete chiedere qualcosa su quello che state inquadrando, potete cercare, e cerca su Google, quindi una sorta di Google Immagini avanzato, ma chiedi è sicuramente più interessante. A quale set Lego appartiene questa minifigure? Mh, no. Vabbè, ci prenderemo quello che ha dato, però avete capito quantomeno le potenzialità. È una versione di cerca e cerchia non potenziata, però insomma con dei pro e dei contro. Un contro l'avete visto, il pro è che chiede a ChatGPT, che comunque di potenzialità onestamente ne ha. Sempre parlando di immagini, c'è anche la nuova, lo so che tutti la chiamano gomma magica, ma così non è, è un ripulisci. Ripulisci cosa fa? Prepara la funzionalità ripulisci, in questo caso sta, non lo so, scaricando nuove risorse? No, forse sta elaborando quest'immagine. Lui aveva già, vedete, ritrovato qualcosa da pulire, ma sinceramente non c'era niente da pulire. Voi potete cerchiarla, potete selezionarla e dopo un istante andrà a cancellarla. Funziona molto bene se quello che cancellate ha uno sfondo uniforme, in questo caso per esempio il cielo di questa foto, devo dire anche qui ha funzionato bene, non ha cancellato questo ma lo posso ancora fare. Funziona meno bene, diciamocelo serenamente, su soggetti o su oggetti che sullo sfondo non hanno uno sfondo particolarmente uniforme. Qui ecco infatti ha funzionato bene perché lo sfondo è ancora
abbastanza uniforme, ma altrimenti rischia di fare qualche disastro. Vediamo se riesco un po' a metterlo in difficoltà. Vabbè, qui non ha fatto neanche malissimo, detto proprio sinceramente. Vediamo, vediamo. Se la cava, se la cava. Ho cercato di metterlo in difficoltà e non ci sono riuscito. È pieno di video su internet dove si mostra che cercando di cancellare cose più complesse faccia più fatica. Posso immaginare che se cerco di cancellare me stesso, questi sono esempi estremi, nessuno probabilmente vorrebbe cancellare il soggetto principale da una foto, ma e magari secondo me qui potrebbe riuscirci ancora abbastanza bene, infatti l'ho fatto ancora discretamente. Ci sono esempi estremi in cui non fa bene come fa Samsung, che è il classico esempio, ne avrete visti 1000 dei video dove ci si mette una mano davanti alla faccia e non riesce a ricostruire il viso. Lì diciamo che è un po' l'impossibile al momento, considerando che lui elabora sullo smartphone, ma bisogna essere sinceri, c'è chi lo fa non elaborando sullo smartphone, come nel caso di Samsung, che però fa delle cose decisamente più impressionanti. Allora, parliamo di cosa non fa Apple Intelligence in italiano. Ad oggi l'unica differenza vera che ho trovato rispetto alla versione statunitense è il fatto che non c'è la registrazione chiamate con il riassunto delle telefonate. Credo che sia una scelta dovuta a qualche limitazione o qualche precauzione sulle leggi dell'Unione Europea, fatto sta che altri produttori lo fanno, quindi non è di per sé sicuramente illegale, però ecco, questa forse è una precauzione in più che ha preso Apple. E poi cosa manca? Manca la cosa più interessante che è stata annunciata mesi fa su Apple Intelligence, ovvero il controllo delle applicazioni, diventando quindi non solo un'intelligenza artificiale generativa, in buona parte, ma anche una che può lavorare con le azioni. Questo è un po', secondo me, la cosa veramente interessante quando arriverà di Apple Intelligence, che sarà più complicato per gli altri produttori, perché gli altri produttori si appoggiano a intelligenze artificiali esterne, principalmente pensiamo a Gemini. Potrebbe essere interessante per chi le sta sviluppando un po' più in casa, per esempio Samsung, ma sicuramente quando si parla di integrazione Apple è sempre avvantaggiata e quindi non vedo l'ora veramente con, si pensa, iOS 19, dell'arrivo della possibilità del controllo delle applicazioni. Pensate quindi sostanzialmente di sostituire alle vostre azioni, al fare qualcosa, semplicemente il dirlo ad Apple Intelligence che lo farà per voi. In tutto ciò, questa è la beta per sviluppatori. Stampatevelo bene in fronte, non correte ad aggiornare il vostro iPhone a meno che non siate degli sviluppatori e sappiate esattamente quello che state facendo. Per tutti gli altri rispondo a due domande. Quali iPhone hanno e avranno Apple Intelligence? Gli iPhone 15 Pro, quindi 15 Pro e 15 Pro Max, gli iPhone 16 tutti, quindi sia i 16 base che i 16 Pro, iPhone 16e che arriverà a brevissimo e poi gli iPad con almeno un processore A17 Pro o almeno un M1 e poi c'è ovviamente poi arriverà anche su Mac, lì è una questione diversa e anche un'implementazione leggermente diversa. Come si installa Apple Intelligence in Italia e in italiano? Allora, non dovete fare granché, dovete solo aspettare che arrivi sul vostro telefono iOS 18.4 che arriverà nei prossimi mesi. Se non volete aspettare la versione finale, vi consiglio di aspettare la beta pubblica, che arriverà nelle prossime settimane sul vostro smartphone e potete attivarla semplicemente nel menu del vostro smartphone, degli aggiornamenti del vostro smartphone, oppure già da oggi, anzi in realtà da 2 giorni, visto che è 2 giorni anche più che le sto provando, per gli sviluppatori. È una beta a cui bisogna iscriversi, sostanzialmente andando a fare enroll del programma developer di Apple. Trovate, se questi per voi sono paroloni troppo complicati, la guida in descrizione, ma vi ricordo che se probabilmente avete bisogno di una guida, probabilmente questa non è esattamente la beta che fa per voi. Allora, questi sono tutti i ragionamenti che mi sono scaturiti durante l'utilizzo o comunque anche lo studio nei mesi di Apple Intelligence. Intanto questa è stata un'operazione non molto Apple e questo ci racconta molto qualcosa dell'intelligenza artificiale, ovvero solitamente Apple si prende molto più tempo degli altri per far arrivare qualcosa che funzioni perfettamente. Al netto del fatto che questa è una beta sviluppatori, quindi i bug che avete visto non ci saranno nella versione finale, comunque avete anche visto che non è un'intelligenza artificiale rivoluzionaria che fa cose incredibili che le altre non fanno o che magari non potreste fare con ChatGPT. È, secondo me, però una sorta di
contentino, se vogliamo, per far sapere a tutti che Apple c'è sull'intelligenza artificiale, sta arrivando con qualcosa di grosso, che è quello che ci dicevamo prima della possibilità di fare azioni sulle applicazioni, e che non sta perdendo tempo, perché quello che questa volta Apple ha fatto è non perdere tempo, e questo appunto ci dice qualcosa di molto importante sull'intelligenza artificiale, che riceve, mettiamo così, anche l'endorsement da parte di Apple, che è corsa, se vogliamo, anche un po' ai ripari, mettendo subito una prima versione di intelligenza artificiale sui suoi dispositivi per far vedere che c'è, è presente, sta lavorando molto, e anche Apple crede tantissimo in questa tecnologia, tanto da rinominarla quasi, se vogliamo, in Apple Intelligence. Apple Intelligence anche perché funziona diversamente dalle altre, e questo Apple ha voluto farlo capire proprio anche con questo nome. Il grande punto chiave, secondo me, di Apple Intelligence rispetto agli altri è l'idea che Apple tiene fissa in testa di privacy e sicurezza, intanto andando a elaborare tutto quello che è possibile direttamente sullo smartphone, e poi quello che non è possibile elaborare sullo smartphone lo fa ad un livello superiore in cloud, ma in un cloud privato, sicuro, dove i dati non vengono mai salvati, non vengono utilizzati per addestrare intelligenza artificiale. E se anche quello non bastasse, lo step successivo è interrogare ChatGPT, ma in una versione diversa, che appunto anche lui non utilizza le informazioni che voi date per addestrare il suo modello di intelligenza artificiale. Quindi chi cerca sicurezza e privacy sicuramente rimarrà affascinato da questo modello, mentre sappiamo che gli altri fanno un po' incetta di dati, perché è quello di cui le intelligenze artificiali si nutrono. Altra considerazione: comprerei uno di quegli iPhone che ho elencato prima per utilizzare Apple Intelligence? No, ad oggi probabilmente non lo farei. Però c'è da dire che prepararsi con uno smartphone che potrà fare un sacco di cose potrebbe non essere una cattiva idea, anche perché appunto c'è un prima e un dopo, ovvero i processori di Apple che hanno una potenza computazionale della parte quella dedicata all'intelligenza artificiale, che quelli precedenti non hanno. Questo è uno spartiacque abbastanza importante, perché oggi quello che fa l'intelligenza artificiale di Apple, secondo me, non è sufficiente per dire compro questo piuttosto che uno smartphone che non ha intelligenza artificiale, ma ci si sta preparando per il futuro. Questo è interessante. E poi una cosa interessante, dicevo prima il fatto che ChatGPT è probabilmente l'intelligenza artificiale generativa più utilizzata del mondo, al netto di quelle nuove magari che stanno arrivando dalla Cina. Ecco, il fatto di averla integrata nel proprio smartphone, perché voi direte, certo, io posso installare l'applicazione, sì, ma non è la stessa cosa di averla integrata all'interno dello smartphone, come per esempio fa Google con Gemini all'interno dei suoi dispositivi. Si preannuncia una battaglia un po' come quella che è stata, ed è ancora oggi, quella fra Android e iOS, una battaglia che potrebbe essere fra due grandi big, che sono le aziende che piano piano si stanno facendo notare e che potrebbero in futuro diventare veramente i big dell'intelligenza artificiale. Voi direte, vabbè, certo, è ovvio, Google con Gemini e OpenAI con ChatGPT lo sono già. Secondo me non è affatto invece ovvio, perché siamo in un momento ancora molto tumultuoso in cui non è detto che queste saranno le due intelligenze artificiali più grandi e che utilizzeremo fra 5 o 10 anni, ma l'adozione da parte di Apple di ChatGPT integrato nei suoi dispositivi invece piano piano dà sempre più potere a OpenAI e a ChatGPT, e anche probabilmente più soldi da investire nello sviluppo di questa intelligenza artificiale. E cosa molto interessante, ogni volta che ChatGPT migliora, il vostro smartphone, l'intelligenza artificiale all'interno del vostro smartphone migliora, senza dover aggiornare nulla, senza dover comprare un nuovo dispositivo. Per concludere, ad oggi Apple Intelligence non cambia il destino di iOS, anche se porta in blocco tante nuove funzioni. Se ci pensate e le, diciamo, liberate dall'idea di Apple Intelligence e le vedete solo come delle nuove funzioni di iOS, era tanto che non si vedevano così tante novità all'interno del sistema operativo tutte insieme. Quindi sicuramente anche soltanto questo aspetto, secondo me, è comunque interessante. Ad oggi Apple Intelligence non è la svolta, ma potrà essere la svolta in futuro, e oggi Apple è corsa un po' ai ripari per creare una base solida da cui partire per poi andare ad ampliare la sua intelligenza artificiale. E come vi dicevo prima,
Molto interessante questa accoppiata Apple OpenAI. Non è detto che Apple in futuro manterrà sempre l'integrazione con OpenAI e con ChatGPT, ma ad oggi il fatto che abbia scelto ChatGPT come partner rende intanto da subito molto più intelligente questo smartphone e comodo perché potete interrogare con la pressione di un tasto perfettamente integrato nel sistema l'intelligenza artificiale generativa più famosa del momento, ma poi anche crea, diciamo, le basi per un futuro molto interessante, a prescindere che questa collaborazione durerà per sempre o meno. Grazie per essere arrivati fino a qui, fatemi sapere cosa ne pensate, sia di Apple Intelligence, ma soprattutto delle considerazioni che ho fatto alla fine, perché ci ho pensato davvero tanto per cercare di capire il senso non solo di Apple Intelligence, ma di tutte queste intelligenze artificiali integrate negli smartphone. Mi scuso per il video molto lungo, ma spero possa essere stato interessante. Se non l'avete mai fatto, iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanella delle notifiche e noi ci vediamo a un prossimo video.